lavoro la mia borsa con un uncinetto del numero 7. Le indicazioni sulla fascetta, sull'etichetta della raffia e anche sulle indicazioni sul sito ci consigliano un uncinetto dal 5 al 6. Io voglio stare un po' più morbida e quindi utilizzo un numero in più, anche per facilitarmi un po' il lavoro, perché diciamo che non è scorrevolissima come il cotone, per cui per non creare dei punti troppo differenti e quindi un lavoro disomogeneo, io consiglio comunque di fare un campione e calibrare bene la tensione in base a questo tipo di lavoro, perché per quanto mi riguarda, ad esempio, ho dovuto anche cambiare impugnatura proprio dell'uncinetto. Non si può, cioè io personalmente non lo riesco a lavorare in modo tradizionale perché insomma è abbastanza non complicato, non è come lavorare il cotone o un'altra fibra naturale, anche se di composizione naturale si tratta. Allora, per la borsa avvio un cerchio magico, quindi mi metto il filato, la rotolo 2 volte sulle dita, entro con l'uncinetto, mi aggancio, ruoto tutto l'uncinetto e vado a prendere il capo e faccio il mio primo punto. Adesso quello che io vi consiglio è di tenere il lavoro non troppo tirato, altrimenti i punti vi verranno uno più stretto e uno più largo, quindi cercate di tenere il cappio sempre bene o male alla stessa altezza dell'uncinetto. Ecco, io ora mi vedete lavorare, questo è il modo per me più congeniale e più adatto per la mia tensione, per il mio modo di lavorare, per avere poi un lavoro dei punti tutti uguali, in modo che quando vado a lavorarci nuovamente sopra riesco ad averli definiti. Quindi un punto basso, 2, 3, 4, 5 e 6. Fatto questo, chiudo il mio cerchio magico e mi infilo nel primo punto che ho eseguito. I primi 2 o 3 giri saranno quelli un po' più faticosi, tra virgolette, quindi mi infilo all'interno di tutto il punto e mi chiudo con una maglia bassissima. Ora faccio una catenella, prendo un marcapunto e mi infilo all'interno della prima catenella per delimitare l'inizio del giro. In questo caso poi mi servirà per sapere dove devo chiudere. Adesso vado a fare un aumento per ogni punto sottostante, quindi qui ho fatto questo, conta come primo punto, entro nel primo e vado a fare un altro punto basso, entro nel secondo e ne vado a fare altri 2, quindi 1 e 2. Sto semplicemente moltiplicando tutti i punti dell'avvio, quindi entro nel terzo. Vedete come non scorre bene, quindi ogni movimento sia dell'uncinetto che del filato va accompagnato. E se voi l'accompagnate bene e i punti li rendete omogenei subito dall'inizio, fate anche meno fatica, cioè non serve mettere forza e tirare, basta solo trovare il modo giusto. Quindi vado a moltiplicare tutti i punti che ho avviato all'inizio. Vi consiglio quindi di lavorare abbastanza lentamente e in modo anche morbido, specialmente nei primi giri, in modo che si riescono a vedere tutti i punti fatti a lavorarci sopra. Quindi 1 e 2. Ora qui ho il mio marcapunto, lo vado a togliere. Su questo punto mi vado a chiudere con una maglia bassissima e ho terminato il mio secondo giro. Faccio una catenella,
metto nuovamente il marcapunto per delimitare l'inizio del mio secondo giro e adesso andrò a distanziare gli aumenti, una maglia sì e una no, quindi qui non vado a fare l'aumento, nella successiva entro e vado a fare 2 maglie sempre basse, una e 2. Nella prossima faccio una sola maglia, nella successiva ne andrò a fare 2, quindi una e 2. Continuo con questa alternanza sino a lavorare all'altezza del ad arrivare all'altezza del marcapunto, quindi una maglia punto su punto e 2 punti nello stesso punto. Sono arrivata nuovamente al marcapunto, quindi lo tolgo e vado a concludere il mio terzo giro. Chiudo sempre con una maglia bassissima. Faccio una catenella, rimetto il mio marcapunto e adesso andrò a lavorare una maglia punto su punto, quindi in questo caso vado a fare un punto basso, ne faccio un altro, al terzo punto vado a fare il mio aumento, quindi 1 e 2. Lavoro nuovamente punto su punto, il secondo, al terzo punto vado a fare 2 maglie, il mio aumento. In molti sapete già eseguire il cerchio magico, è un'alternanza di punti lavorati punti su punto e 2 punti nello stesso punto, distanziati ad ogni giro per una maglia in più. Quindi io adesso andrò a lavorare in questo modo, ad ogni giro aumenterò una maglia di distanziamento tra un aumento e l'altro, sino a raggiungere la mia circonferenza. Ho raggiunto la mia circonferenza lavorando per 10 giri, quindi ho distanziato gli aumenti di 10 maglie, per cui ho lavorato una maglia, ho lavorato un aumento, ho lavorato 10 punti punto su punto e ho ripetuto l'aumento. Quindi per arrivare a 25 centimetri di diametro, quindi l'intera larghezza, ho lavorato 10 giri, escluso il giro di avvio ovviamente, quindi 10 giri con gli aumenti. A questo punto io individuo, ho sempre lavorato quindi sul dritto, con il dritto rivolto verso di me, e sull'esterno, quindi sull'esterno, esatto, ho il rovescio. Adesso, piuttosto che lavorare in circolare, continuando con il lavoro che io ho fatto, ruoto il mio lavoro. Qui ho sempre il mio marcapunto che vado a togliere e a questo punto ho terminato tutti gli aumenti che c'erano da fare, quindi mi porto in posizione di lavoro con il filo. Qui c'è un nodino che ho dovuto fare io, ma nella rocca non trovate nodi, quindi con il rovescio rivolto verso di noi e il dritto rivolto verso l'esterno andiamo a contornare tutta la borsa e a fare una serie di punti bassi. Il primo punto sarà sempre una catenella e io andrò a fare i punti bassi nella costa rivolta verso di me, quindi nella costa interna del lavoro, per cui prendo solo la costina e faccio un punto basso. Vado nel punto successivo, prendo solo la costa e faccio il punto basso. Andrò a fare questo lavoro per tutto il giro.
Ovviamente qui nel primo punto andiamo a mettere il nostro marcapunto, anche se è ben evidente l'inizio del giro, ma è buona abitudine utilizzarlo quando si lavora in circolare. Quindi nella costina rivolta verso di noi andiamo a fare punto su punto un punto basso. Ci vediamo alla fine del giro. Arrivati al termine del giro, togliamo il marcapunto e andiamo a chiudere tutto con una maglia bassissima. Quello che abbiamo fatto essenzialmente è questo, è cambiare la direzione del lavoro, quindi lavorare all'interno della costa ci ha consentito di portare il nostro lavoro verso l'interno, perché qui adesso questo sarà il fondo e la nostra borsa dovrà crescere in altezza. Ora andiamo a fare sempre attorno a tutto il lavorando ora senza girare il lavoro, andiamo a fare 4 giri di punti bassi. Quindi faccio come al solito la mia catenella, metto sempre il marcapunto e inizio a fare punto su punto, questa volta senza prendere nulla in costa, ma quindi lavorando tutto il punto per intero. Vado a fare un punto basso sopra ogni punto. Questo lo farò per 4 righe di lavorazione. Quindi terminate le 4 righe, vediamo poi come proseguire. Terminati i 4 giri di punto alto, eccoli qui, vedete qui avevamo fatto quel giro di punto basso, scusate, qui avevamo fatto quel giro di punto basso in costa per dare al lavoro una direzione diversa, quindi una direzione verso l'alto piuttosto che allargarsi proprio tutto il fondo che avevamo fatto. Dopo questi giri non facciamo altro che iniziare un lavoro a spirale, quindi senza considerare più l'inizio e la fine del giro, e lo faremo in netted. Netted in inglese significa rete semplicemente, quindi faremo una semplicissima rete tutto attorno alla nostra circonferenza. Ora io farò 5 catenelle nella quinta catenella, nel quinto punto di base, scusate, andrò a attaccare le catenelle con un punto basso. Ovviamente servirà un multiplo. Lavorando a spirale noi potremo nel primo giro andare a sistemare i punti che noi abbiamo proprio su tutta la circonferenza. Quindi io adesso inizio facendo 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, conto 4 punti, 1 2 3 4, nel quinto faccio un punto basso, oppela, ripeto, 5 catenelle, quindi 1 2 3 4 e 5, conto 4 punti, 1 2 3 e 4, nel quinto punto vado a fare un punto basso. Io adesso farò così fino alla fine del giro. Se mi rendo conto, perché io non ho contato i miei punti di base, se mi rendo conto di non avere sufficienti punti qui alla fine, andrò a sistemare dal primo giro, quindi poi lo vedremo assieme. Nel frattempo io continuo con le mie 5 catenelle e un punto basso per tutta la circonferenza. Ho terminato tutto il mio giro con le 5 catenelle e un punto basso, ok? Quindi adesso sono arrivata dove ho iniziato il giro e vi avevo detto che se mai qui non avessimo avuto i 5 punti di base avremmo potuto sistemare in qualche modo. Siccome stiamo lavorando a spirale, ovviamente questo è il primissimo giro, per cui noi facciamo sempre le 5 catenelle. Io qui adesso ho
1, 2 e 3 punti, perché il quarto punto è quello dove io mi sono agganciata qui, cioè dove ho iniziato il mio lavoro. Quindi faccio comunque le 5 catenelle, perché adesso a me queste interessano, non tanto quelle di base. Faccio le 5 catenelle piuttosto che andarmi a agganciare sulla base che io ho, entro direttamente nell'anello che ho formato in precedenza e chiudo con un punto basso. Ok, io adesso da qui non farò altro che ripetere 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, e mi vado ad agganciare nell'archetto che ho formato con le 5 catenelle del giro precedente. Quindi entro all'interno e faccio un punto basso, ripeto nuovamente le 5 catenelle, tre, 4 e 5, ed entro nel prossimo archetto e lo chiudo con un punto basso. Questo è semplicemente il lavoro che noi andremo a fare. Adesso vediamo se si vede. Questo sarà il lavoro che noi faremo sempre in continuazione, lavorando a spirale, per cui quando arriveremo alla fine di questo giro noi non avremo nemmeno la percezione, perché avremo subito dopo iniziato l'altro giro, che sarebbe questo. Eccolo qui. Quindi se a noi di base mancano un punto o 2 punti, per il primo giro non è un grosso problema. Terminata la rete, io ho fatto 9 giri, adesso vado a fare 3 punti bassi all'interno di ogni archetto. Quindi il primo punto qui ce l'ho, perché dove ho fermato l'archetto, ne vado a fare altri 2. Quindi 1, e 2, e proseguo così per ogni archetto 3 punti bassi. Terminati i nostri punti bassi all'interno di ogni archetto, adesso facciamo 4 righe cioè 3 righe, scusate, di punto basso, punto su punto. Quindi andiamo a ripetere i punti bassi, questa volta punto su punto, in modo da creare un piccolo bordino. Dopo aver terminato i 4 giri, ecco qui sul bordo, i 4 giri dei punti bassi, vado a individuare la metà di tutta la borsa. Da questa metà conto le maglie sia da sinistra verso destra che da destra verso sinistra, e lascio lo spazio al centro per attaccare i miei manici. Io ho lasciato 5 maglie sul lato destro e 5 maglie sul lato sinistro, cercando poi, ecco, di distanziarlo secondo me in modo giusto, uniforme, considerando anche che poi la borsa va appesantita, quindi i manici devono essere abbastanza larghi da poter contenere tutto quello che mettiamo dentro. Per cucire i manici io ovviamente non posso cucirli con la raffia, quindi li cucio con del cotone. Questo è del cotone semplicissimo, per cui vado a fare il nodino. Questi manici che io sto utilizzando fanno parte di un set che avevo. Ovviamente voi potete poi scegliere i manici che volete, io vi do alcuni suggerimenti, vi metterò qui nei link. Ci sono dei manici anche con degli anelli, oppure ci sono dei manici differenti, quindi potete mettere o questo tipo o anche dei manici, che ne so, bianchi, argento. Io ho voluto avere il contrasto del nero con tutto il corpo della borsa. Questi hanno i buchini per essere cuciti, poi voi potete scegliere quello che volete. Io adesso procedo con la rifinitura di tutti e due i manici e poi andiamo a vedere come attaccare la frangia. Ho attaccato i miei manici e adesso sono pronta per andare a attaccare la frangia. Io dall'altra parte ho già iniziato e ora vi faccio vedere come procedo. Ho tagliato delle porzioni
di 20 centimetri all'incirca, quindi ne faccio un po' e poi inizio ad attaccare perché non vorrei sprecare. Vabbè, sono ancora all'inizio, comunque io vi consiglio di farne un mazzettino e iniziare a attaccare, poi ve ne lasciate uno giusto per la misura per le strisce successive e ne tagliate dell'altro. Allora, io prendo per attaccare la frangia un uncinetto veramente molto molto più piccolo rispetto a quello con il quale ho lavorato tutto, perché questo mi faciliterà poi proprio l'applicazione della frangia su tutta la lavorazione. Allora, io piego il mio capo approssimativamente alla metà. Sarà una frangia disordinata, quindi non sto a vedere se effettivamente è la metà, se quando tiro un capo è più lungo o uno è più corto, oppure non è che conti i punti dove lo vado ad attaccare. Cerco però di riempire tutto lo spazio anche visivamente, ogni tanto la guardo e cerco di capire dove ci sono dei piccoli buchi. Io inizio da questa parte della lavorazione, proprio dalla cima, entro con l'uncinetto, mi aggancio con il mio pezzettino, lascio l'uncinetto e faccio passare i due cappiolini all'interno del, del cappio che ho formato. E qui ho attaccato la prima. Eh, Cerco di metterli nella parte superiore in modo che guardo bene, almeno di riempire tutti i buchi per non doverci tornare una seconda volta. Entro nel punto sotto e faccio la stessa cosa. Vedete, con questo uncinetto è semplicissimo entrare all'interno dei punti. Piano piano tiro i miei cappiolini e riporto su. E cerco di fare così per tutta questa riga, cioè almeno cerco di seguire una riga di lavorazione, sempre per il discorso che così in un secondo momento non devo andare a riempire dei buchi che restano. Le mie frange le andrò a mettere su tutto il pezzo dei 4 giri dei punti bassi, quindi mi fermerò a questa altezza. Ora vi faccio vedere quello che ho appena fatto. Queste sono le mie frange, quindi se io una volta che poi si riempie e si sistemano, non vi lasciate impressionare dal fatto che siano un po' rigide, perché questo col tempo la raffia si ammorbidisce. Non diventa morbida, non diventa come una frangia di seta, ma sicuramente tutte queste codine che vanno in aria, anche perché sono state forzatamente messe verso l'alto, dicevo poi si sistemano. Quindi questo è il lavoro che io vado a fare. Ovviamente qui, vedete, io adesso vi faccio vedere, le ho messe all'interno non di tutti i punti, ma ho cercato di coprire tutta la parte e allo stesso modo proseguirò su tutta la circonferenza della borsa. La lunghezza della frangia è a vostra scelta, io l'ho fatta di 20 cm totale, quindi avremo una frangia di 10 cm perché il cappiolino lo andremo a doppiare. E all'altezza appunto dei manici, ecco, io li lascio intravedere un pochino e cerco di ricreare questo pezzo che ho fatto che mi soddisfa su tutto il resto della circonferenza. Ci vediamo quando ho terminato di applicare tutta la frangia. Dopo aver attaccato i manici e finito di attaccare tutte le nostre frange, la borsa è terminata. Io vi dico che mi è avanzata davvero pochissimissima raffia, quindi con una rocca si riesce a fare una borsa così. Questo è quello che mi è avanzato, quindi vedete c'è veramente pochissimo, però se la fate così a rete con la lunghezza di 20 centimetri, quindi sarebbe una frangia di 10 centimetri, una rocca vi può bastare. Non so dirvi quanti metri sono, ma comunque indicativamente per una borsa normale diciamo che può bastare a rete. Se poi dovete fare una borsa magari più compatta, tipo una tote bag oppure
un altro tipo di borsa, tipo una shopper, allora lì forse una rocca non è sufficiente. Dopo che io ho attaccato le frange, adesso la tengo un po' fuori perché le frange, vedete, sono un po' spettinate, ma vi assicuro che poi si mettono a posto. Chiudo tutte, fermo tutte le mie codine che ci sono in giro sul lavoro e la borsa è terminata. Farò una fodera, un sacchettino, quindi non la vado a foderare perché poi la potrò utilizzare sia così a rete, magari per il mare, che come proprio borsa dove mettere i nostri oggetti, però magari con un sacchettino dentro in modo da dargli un po' di anche di colore se vogliamo, si può mettere un sacchettino rosso, verde, nero, come vogliamo noi all'interno, anche per cambiargli un po' aspetto, oppure semplicemente bianco, tono su tono, e in modo da poter togliere il sacchetto e poi utilizzarla anche in un altro modo. Io spero che questo tutorial vi sia utile, è veramente un progetto semplicissimo, adatto a tutti e ci vediamo alla prossima. Ciao!